It's like I never knew what lies ahead. Ciao a tutti, questo è il terzo dei 4 video che andrò a produrre riguardanti gli obiettivi dell'anno e la loro programmazione. Quello che uso fare ad ogni inizio di stagione è pormi almeno 3-4 grandi obiettivi, dopodiché inizio la programmazione a lungo termine, la programmazione a breve termine, seguito dall'evento e dal post-evento. Oggi parleremo dell'evento e se non avete visto ancora i precedenti episodi vi consiglio di farlo. Qui sopra troverete il link. L'evento preso in considerazione è stata la scalata al Surennen Pass nel cantone Uri in Svizzera, un percorso che sulla carta risultava essere uno dei più duri e difficili che io avessi mai fatto. 9 ore indicative di percorrenza, 88 km, 2700 metri di dislivello con grado di difficoltà massimo. Fortunatamente Pierre, lo stambecco di Ivrea, ha voluto unirsi all'avventura e ciò mi ha dato una certa tranquillità perché praticare 3 sconosciuti in solitario e con difficoltà elevate è sempre piuttosto pericoloso. E così via, siamo partiti di buon'ora e siamo arrivati ai piedi della montagna in perfetto orario. Pur avendo fatto una programmazione meticolosa dell'evento, siamo incappati nella cosa più difficile da prevedere. Infatti in cima al passo, a 2300 metri, si poteva scorgere la neve! La sorpresa è stata grande perché eravamo solo nella metà di settembre e le temperature erano ancora miti, in più i bollettini meteo davano neve al di sopra dei 2500 metri. Purtroppo su quel passo non esistono webcam e nei giorni precedenti mi era stato impossibile monitorare la situazione. Dopo un primo momento di sconforto abbiamo deciso di partire lo stesso ed arrivare fin dove si sarebbe potuto percorrere il trail ed è stato così che abbiamo iniziato quello che ho battezzato il percorso di Lucifero. Un percorso incredibilmente bello dal punto di vista panoramico, ma troppo poco pedalabile ed in alcuni tratti spaventosamente pericoloso. Appena approcciato la montagna infernale abbiamo subito dovuto caricarci la bici in spalla per una buona mezz'ora. Anche il tipo di percorrenza è una delle cose difficili da programmare. Le mappe di Strava, infatti, non differenziano i tracciati di trekking, hiking ed escursioni a piedi da quelle per mountain bike. Comunque, per chi pratica all mountain, questo non dovrebbe essere un limite ed infatti non ci ha per nulla scoraggiati. Anche la strada pedalabile trovata poco dopo ci ha messo duramente alla prova, ma qui già sapevamo che le pendenze sarebbero state considerevoli. Pendenza del 15%, a vedere quanto soffre. Stambecco di Ivrea, anche lui soffre. Che bello lungo, Ma si vede qualcosa? Ma porca miseria, non c'è un interruttore. Il passo è quello, innevato. Dopo 2 ore e mezza di percorrenza, appena la pendenza ci ha dato un po' di respiro, ci siamo fermati per infocillarci, cercando di capire quanta neve ci fosse e se il passo fosse stato transitabile. Più ci avvicinavamo e più non capivamo il tragitto da percorrere, perché da lì a poco, prima del passo, avremmo dovuto svoltare a sinistra e percorrere una discesa di 4 km, ma di strade che scendessero neanche l'ombra. Arrivati al 12° chilometro di percorrenza, tutti in salita chiaramente, siamo arrivati ad un rifugio presso cui abbiamo fatto rifornimento d'acqua. Ottimo, l'acqua, ottimo. E quella è stata la classica calma che ha preceduto la tempesta, perché poco dopo ci siamo imbattuti nel 1,5 chilometri più bestiale che io abbia mai percorso in vita mia. 1,5 chilometri di salita ripidissima, percorribile solo a piedi, piena di fango scivoloso, alternato a escrementi di vacche, rocce appuntite e strapiombi pericolosissimi. Fai vedere tutta la felicità che stai sprizzando, dai. Devastante. L'inferno dantesco è durato circa 2 ore e ci ha messo veramente a dura prova sia fisicamente che mentalmente. La prima neve. C'è la neve! Yuhu! C'erano le vacche qua. C'è merda di vacca, ma com'è possibile? Siamo partiti da là sotto. Ci attende l'inferno dantesco è questo. Livello di difficoltà massima. Qui un passo falso.
Piano piano, pensa prima di agire, Ed è così che dopo 5 ore di percorrenza, sfiniti, siamo arrivati ad una quota di 1884 metri che non era il Suriname Pass, ma il nostro piccolo passo. Dopo 5 ore e mezza avevamo percorso solo 15 km degli 88 in programma per un dislivello di 1500 metri. I rischi e la fatica che avevamo dovuto sopportare nelle 2 ore precedenti ci avevano segnato più mentalmente che fisicamente, per la costante concentrazione che dovevamo mantenere. A volte mi chiedo come si possa pubblicare tracciati del genere su libri dedicati alla mountain bike, tracciati che sono chiaramente disegnati per escursionismo a piedi. Non potendo avanzare causa neve, abbiamo iniziato la discesa. Ragazzi, qua va giù non poco, C'è da cagarsi in mano su sto percorso.